Aurea. In Aurea. In Aurea. In Aurea. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio dei 3CFU Podcast. Oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi, ci ha Piacere, ospitato, l'onore e magari troppo. nella sua bellissima villa, siamo a Villa Cianciafara con il professore Giuseppe Amedeo Malandrino Cianciafara, ex docente universitario dell'Università degli Studi di Palermo, di ingegneria marittima, nonché custode appunto di Villa Cianciafara. Benvenuto professore. Grazie di questa opportunità che mi offrite. Comincerei col illustrare che questo luogo nel quale ci troviamo io l'ho avuto in eredità da mia madre, che per l'appunto si chiamava Nicoletta Cianciafara. A sua volta mia madre l'ha avuto in successione da suo padre, cioè da mio nonno, il quale ancora indietro dal mio bisnonno, che si chiamava Francesco, perché questo fondo fu comprato da Cianciafara nel 1838. Quindi sono quasi 200 anni, ormai manca poco, che passa di mano in mano in una stessa famiglia. Io ho i miei ricordi molto lontani rispetto a questo luogo, perché la prima volta che mia madre mi ha portato qua, io sono nato a Palermo, perché lì andò a lavorare mio padre dopo la guerra, quindi lì nacqui, lì andai a scuola, lì feci l'università prima da studente e poi da docente. Dicevo che la prima volta che mia madre mi ha portato avevo 7 mesi, quindi. E i miei ricordi sono legati alle persone che in questo luogo hanno vissuto, forse ancor più che non ai luoghi. Perché io sostengo, e in buona parte credo di avere ragione, con le dovute eccezioni, che la stragrande maggioranza dei luoghi debbono la loro notorietà alle persone che li hanno vissuti più che al luogo stesso. E porto un esempio emblematico. Nessuno di noi avrebbe mai saputo che nel sud dell'Oceano Atlantico c'è un'isola che si chiama Sant'Elena se lì non ci fosse stato Napoleone. Quindi la fama di Sant'Elena non è dovuta alla stessa isola, ma alla presenza di Napoleone. Ecco che a parte i ricordi legati a mia madre, sono significativi per ciò che concerne alla storia di questo luogo i ricordi legati a mio nonno, perché ho conosciuto poco mia nonna, stante che mia nonna è morta quando io avevo 10 anni. Viceversa, ho conosciuto molto bene mio nonno perché quando mio nonno è morto io avevo 36 anni, quindi ho avuto un lungo lasso di tempo da dedicare al travaso delle storie di famiglia, dei ricordi da mio nonno a me. Anzi, vi dirò che ho sentito alcune di queste storie tante di quelle volte che talvolta quando sono sovrappensiero, chiudo gli occhi, specialmente non so perché all'imbrunire, non so mai con assoluta certezza se quelle storie me le hanno raccontate un numero infinito di volte o addirittura se le ho vissute io stesso. Mio nonno, come tutti noi, aveva un padre, il Francesco Cianciafara che ho già ricordato, e una madre che si chiamava Nicoletta, come mia madre e come anche mia figlia.
Francesco Cianciafara apparteneva a quella borghesia che aveva cominciato ad affermarsi, come voi ben sapete, nei primi decenni dell'Ottocento, Sì. anche sulla scorta della Rivoluzione francese, diciamo la verità, che ha cambiato la storia del mondo. Ed era però una borghesia prevalentemente legata all'agricoltura. Niente a che vedere ovviamente con questo stesso ceto che in Inghilterra ha fatto cose incredibili, ha fatto la rivoluzione industriale, nel nord Italia ha fatto cose abbastanza significative, in Sicilia ha fatto poco, se non per l'appunto lo sfruttamento fin quando ha potuto, perché è stata fortemente mortificata dalle leggi sabaude, fin quando ha potuto, prevalentemente legata all'agricoltura. Quindi aveva una struttura mentale protesa verso il profitto, come era logico Giusto. aspettarsi in un ceto borghese. Era ingegnere, si era laureato a Palermo, però non ha mai fatto la professione di ingegnere, avendo da occuparsi delle sue proprietà. La madre di mio nonno, viceversa, Nicoletta, Nicolina, detta Lina in famiglia, apparteneva ad una delle famiglie più aristocratiche, stavo per dire del regno, ma forse d'Europa, perché era una Filangieri dei principi di Cutò, 3 volte viceré di Sicilia, con un lignaggio antichissimo, stante che risaliva al 1049, cioè allorquando Roberto il Guiscardo sbarcò nel sud Italia, perché i Normanni, come voi ben sapete, non sono venuti nel sud Italia per avviare commerci o per impiantare coltivazioni pregiate, sono venuti per depredare. Era più un fattore di conquista. Ma per conquista, per depredare, non per conquista fine a se stessa. Però nel giro di pochi anni hanno fondato un regno, in particolare penso a Ruggero II, che rispetto a Roberto il Guiscardo era nipote perché era figlio del fratello Ruggero I, primo conte di Sicilia. E quindi nel giro di pochi anni hanno trasformato questa azione violenta di conquista, facendo strage addirittura, cosa facile da immaginare perché si trovavano di fronte ai bizantini, certamente una cultura molto raffinata, ma militarmente poco idonea rispetto ai normanni, che terrificavano addirittura, perché erano alti, biondi o rossi, quindi molto diversi anche di colorito. Non sentivano mai freddo, stavano col petto nudo e con le braccia nude anche d'inverno, perché quando c'erano 9 gradi, qua per loro era come se fosse estate, no? da dove venivano loro. Con questi cavalli enormi, perché i cavalli del nord sono molto più grandi di quelli del sud, in particolare penso al cavallo arabo, che è un bellissimo animale, ma è molto vivace, ma è un animale piccolino, non è un animale grande rispetto a quelli del nord Europa. Con queste armature che già di per sé, con le corna, che già di per sé mettevano soggezione, e quindi hanno avuto facilità a conquistare prima il sud Italia e poco dopo sbarcarono proprio a Messina, sbarcarono e conquistarono la Sicilia. Ecco, questo può essere significativo perché tante volte alcune azioni nella storia sembra che partano come elemento di distruzione, come appunto i Normanni, ma non solo i Normanni, perché anche i Goti portarono distruzioni, ma poi hanno fatto le cattedrali gotiche. E quindi i Normanni, specialmente quando sono sbarcati in Sicilia, e la conquistarono pure molto rapidamente,
allora la Sicilia era occupata dagli arabi, ma ebbero facile successo su queste guarnigioni arabe. Però i normanni hanno avuto una grande sensibilità, una grande intelligenza. I propri figli non li hanno fatti studiare con insegnanti normanni che dovevano essere infinitamente ignoranti, li hanno fatti studiare con docenti arabi che invece avevano una civiltà, una cultura molto, molto avanzata. Voi sapete che se noi conosciamo i classici greci lo dobbiamo agli arabi che li hanno portati in Spagna quando sono sbarcati in quella penisola. E così hanno fondato il Regno di Sicilia, un regno che ancora ha lasciato un segno nella storia. E io penso sempre a tale proposito, non so se voi siete stati a Palermo, ma se andate a Palermo non dovete perdere di visitare la Cappella Palatina. La Cappella Palatina che è all'interno del Palazzo dei Normanni, giusto appunto, e che non solo è sotto il profilo artistico, ancor più che architettonico, qualcosa che merita di essere visto. Ma io ho sempre pensato alla Cappella Palatina come un esempio di socialità raro, perché nella Cappella Palatina voi vedete con facilità la convergenza di almeno 3 culture. La cultura bizantina, i mosaici sono di chiara matrice bizantina, messi in essere da maestranze arabe e con una scenografia generale prevalentemente cristiana portata dai Longobardi. Ora voi ben sapete che queste 3 etnie poi si sono fatte sempre la guerra. Raramente hanno trovato un momento di convergenza, Punti non me ne d'accordo. vengono in mente tuttora. Sono ancora in guerra fra loro. Non me ne vengono in mente molti altri, non mi vengono in mente molti altri esempi di una convergenza come questa. Ed è stato certamente merito di Ruggero II. Fra l'altro, se andate alla chiesa dei Catalani, che è proprio alle spalle del comune, del Palazzo Comunale di Palermo, c'è un mosaico nel quale lo stesso Ruggero II si incorona da sé, non si fa incoronare da Dio re di Sicilia. Ed ecco che ci fu un momento, tornando più prossimamente ai fatti di famiglia, ci fu un momento in cui il Papa, che mi pare che fosse Leone IX, ora se confondo il numero mi perdonerete, Leone IX si è spaventato moltissimo, si è terrorizzato di questo regno così aggressivo che sorgeva a meridione dei suoi possedimenti. A ben vedere, vorrei dire. E mise su un esercito fatto da bizantini, da suemi e da altri, che mise quale esercito mise al comando il principe di Benevento. E così si profilò uno scontro. A questo punto Roberto il Guiscardo fece un fischio, chiamò i suoi 9 fratelli, perché gli Altavilla erano tanti, i quali corsero subito, misero su un esercito e si scontrarono in Puglia. L'esercito messo su dal Papa era un esercito molto numeroso, mentre i normanni erano molti di meno. Il Papa era sulle mura Civitate è il nome del paese, che credo che esiste ancora, in Puglia, dove ci fu questo scontro. Sulle mura di Civitate stava il Papa che osservava. Immagino preoccupato le sorti di questa battaglia.
nonostante fossero in numero inferiore, i normanni hanno fatto una strage, non hanno fatto prigionieri, inseguivano quelli che scappavano e li sgozzavano, perché avevano una capacità guerresca e una voglia di vincere che gli altri non avevano, e quindi con questa sopperivano alla minoranza numerica. Ecco il mito, perché non è credibile quello che sto per dire, ma il mito vuole che uno dei guerrieri più fedeli di Roberto il Guiscardo, e anche particolarmente feroce, perché la ferocia è una qualità in queste condizioni, si chiamava Angerio, e che in battaglia ad Angerio avessero morsato il braccio. E qui diventa mito più che leggenda, non dico credibilità perché non è credibile, ma Angerio, nonostante avesse solo un moncherino, tenne alto ancora in battaglia lo stendardo bianco degli Altavilla. E così Roberto il Guiscardo poi fu prodigo di titoli e di feudi nei confronti di questo suo valoroso combattente, anche perché i titoli li assegnava lui, i feudi li toglievano agli altri e se li dividevano fra di loro, quindi non gli veniva nemmeno un granché faticoso. Ecco che i figli di Angerio, per onorare, celebrare e trasmettere ai posteri le glorie paterne, si dissero figli di Angerio. E così poi furono nominati Filangeli. Il cognome deriva da questa antica tradizione. I Filangeli, come voi sapete, hanno radici lontane e profonde. C'è un Filangeli famoso giurista, tra l'altro, Gaetano, a Napoli. Ma qualche tempo dopo i Filangeli si sono trasferiti in Sicilia e pare, almeno pare, che furono fra i 4 testimoni, insieme ad altri 3 ceppi importanti, fra i 4 testimoni che assistettero all'incoronazione di Ruggero II, re di Sicilia. Ecco, da lì, perché vedete, ragazzi, quando si va indietro nel tempo, si ha difficoltà ad andare oltre un certo limite. Io per ciò che concerne Mallandrino, che pure erano tutti ingegneri e architetti, riesco faticosamente ad arrivare a un Natale Mallandrino che operò nella seconda metà del Settecento. Oltre non riesco più ad andare. Perché erano noti, ma erano noti come professionisti affermati a Messina o nei dintorni. Mentre se si va a scavare in un casato come quello dei Filangeli, che come dicevo sono stati 3 volte viceré di Sicilia, si trova subito tutto. le informazioni. si trova tutto. C'è una scoperta un pochettino più sorprendente nelle sue ricerche che ha fatto, che magari non si aspettava, che l'ha stupita? Ma guarda, che mi ha stupito non tanto, perché di queste storie io ero informato fin dalla più tenera infanzia perché me le raccontava il nonno. Non c'è qualcosa di particolare che mi ha colpito in modo sensibile, proprio perché ho assimilato queste storie poco per volta, piano piano, da mio nonno, e quindi alcune di queste io le sapevo da sempre, dalla più tenera infanzia, perché erano storie pure che mi piaceva sentire, e quando il nonno me le raccontava, poi come fanno spesso i bambini, le volevo raccontate di nuovo. Invece della classica fiaba, qui la storia della Ma propria perché famiglia. ai bambini piace sentire una storia che conoscono e quindi spesso tendono a farsi ripetere sempre gli stessi fatti. Devo dire che non legato ai Filangeli, ma legato alla figura di mio nonno,
c'è un evento che è, stavo per dire l'evento più importante, ma credo di non andare lontano davvero, l'evento più importante nella storia di Messina, che è il terremoto del 1908. Sì. Che non è fatterello da poco, perché questa dove ora noi siamo era per i Cianciafara era una residenza di campagna, dove appunto i Cianciafara venivano in concomitanza agli eventi salienti legati all'agricoltura, che allora erano la mietitura, la vendemmia che veniva particolarmente sentita, si faceva una grande festa per la vendemmia. D'altra parte i baccanali non è che li hanno inventati a Giafferia, quindi immagino pure che sia il prodotto che induceva all'euforia. Certo, una bella bevuta Esatto, per la celebrazione esatto, così grande evento. esatto. Ma ballavano, suonavano qua, ho le fotografie di mia madre che balla con un ragazzo più o meno della sua età, facevano un grande banchetto, era un momento veramente particolarmente sentito. E poi la molitura. Ecco, in quella notte, siccome non c'erano eventi legati all'agricoltura, il 28 di dicembre particolarmente significativi, non erano qua, ma erano nella dimora di Città, che ora vi faccio capire subito dov'era. La dimora di Città era all'angolo fra la via Cristoforo Colombo, che è una strada che si diparte da Piazza Duomo e che esiste ancora, però è più corta di come non fosse allora, e la via del Rovere. La via del Rovere non esiste più, ma esiste la giacitura della via del Rovere, nel senso che è come se avesse cambiato nome, ora si chiama via Consolato del Mare. All'angolo fra la via del Rovere e la via Consolato del Mare esiste una libreria che a Messina tutti conosciamo, Ciofalo, no? Non so, sì. Ciofalo. All'angolo opposto, dove oggi c'è la Fontana Senatoria, allora non esisteva né Palazzo Zanca né i suoi derivati. Ecco, a quell'angolo esisteva il palazzo dove d'inverno vivevano i Cianciafara, quindi mio nonno era là con suo padre e con sua madre. E mi raccontava che dormiva nella sua stanza quando si svegliò di soprassalto, colpito sia dal rumore, perché se abbiamo consapevolezza che talvolta le scarpe sul pavimento cigolano, immaginiamo due faglie tettoniche quando strisciano fra di loro il rumore che fanno. Ma a questo si aggiunge anche un movimento che lui ricordava nettamente verticale, orizzontale, addirittura ricordava rotatorio. E si svegliò, la stanza dove dormiva aveva due porte, una dava verso i genitori, ma non riuscì ad aprirla proprio perché dall'altra parte della porta c'erano i corpi dei genitori, e si diresse verso l'altra porta. Raggiunse presto la tromba delle scale, ma le scale erano crollate, quindi non poteva scendere. Ricordava un vento gelido che saliva attraverso quella che era stata la tromba delle scale, pieno di polvere, di fabbricidi sospesi. E tornò sui propri passi nella propria stanza, ebbe la freddezza di non provare a saltare dalla finestra, perché forse io non sarei stato qua a raccontare questi fatti, però sembra quasi un film, annodò le lenzuola e si calò fino a raggiungere il piano della strada. Quando raggiunse il piano della strada fu colpito dal silenzio tombale che lo circondava, perché ricordava due sismi che c'erano stati nel 1905 e nel 1906 su un livello certamente più basso rispetto a quello del 1908, ma in quell'occasione era rimasto colpito dalle grida delle persone.
Invece in questa occasione il silenzio assoluto. Fu in questo, nel momento in cui constatavo questo silenzio assoluto, che mio nonno ebbe a riconoscere la sagoma nelle tenebre, perché non c'erano impianti di illuminazione allora, e ancora era buio. Sì. E nella polvere la sagoma, dicevo, di Vincenzo, che era il fuoco di famiglia. E così disse: Vincenzo, Vincenzo, che silenzio, che silenzio. Ho paura, Vincenzo, ho paura, ma ci sono morti. E Vincenzo rispose: signorino, stavolta morì tutta Messina. Fu a questo punto che in quel silenzio mio nonno sentì la voce della madre che gli diceva: Filippo, Filippo, aiutami, tirami fuori, aiutami. Mio nonno mi raccontava che con l'aiuto di Vincenzo provò a muovere sfabbricidi, travi, ma non riuscì nell'impresa. Ecco allora che venne qua a chiedere manforte ai contadini. Qua il sisma si è sentito molto meno di quanto non si sentisse a Messina, i quali oggi li chiameremmo volenterosi, provarono a tornare. E mio nonno mi disse una cosa che a ben pensare è banale: non riusciva a trovare il posto, perché ognuno di noi si muove in città perché ha dei riferimenti. La piazza, la strada, lo stipite di un palazzo, la finestra di quell'appartamento dove abita il parente o l'amico. Non ce ne rendiamo conto, ma ci muoviamo perché direi quasi istintivamente guidati dal fatto che conosciamo i luoghi. Certo. Ma in quella infinita distesa di macerie non ci sono riferimenti. Tutti i posti sembravano uguali. Tutto uguale, non riusciva più a trovare il posto dove aveva vissuto fino a poche ore prima. E probabilmente non sarebbe riuscito nell'impresa se non fosse arrivato lo zio, il fratello della madre, Alessandro, detto il principe rosso, principe perché c'era nato, rosso perché era deputato socialista, che era arrivato qua a bordo del Panfilo Fortunia di Ignazio Florio, col quale erano molto amici. Anzi, a bordo c'era pure Franca Florio. E furono proprio questi valorosi marinai del Panfilo, ai quali si aggiunsero anche quelli del piroscafo Washington. Voi sapete che Ignazio Florio aveva tante attività, ma prevalentemente era un armatore, no? Sì. E così riuscirono a disseppellire la mia bisnonna, ma era il 4 gennaio, era morta. E quello che colpì tutti, ma in particolare mio nonno, che quando la tirarono fuori non solo aveva il ventre gonfio perché si liberano dei gas, tutta coperta di lividi e di polvere, ma che aveva le falangine della mano rosicchiate per la fame, il freddo e la disperazione. Questo fatto, oltre che essermi stato raccontato da mio nonno, deve essere vero, perché ne parla uno storiografo inglese in un suo libro. In questo momento non ricordo il nome dello storiografo, però il suo libro è Principi sotto il vulcano, edito da Bompiani, dove per l'appunto cita con nomi e cognomi questo stesso caso della contessa Cenciafara trovata con le mani rosicchiate. Deve essere stata dura parlarne È e metterlo rimasto, per iscritto. no, mio nonno è rimasto per sempre traumatizzato, non si è ripreso mai più, secondo me. Ma questo è un fatto che certamente, specialmente da bambino, lui cominciò a raccontarmelo quando già ero Infatti, grandicello. perché questa storia diciamo un pochettino più Perché un po' dura. è forte come rispetto- fatto. Anzi, in quell'occasione, in uno dei suoi libri dedicato alla sagra di Florio se ne parla, Ignazio e Franca Florio vennero a dormire qua perché fu lo stesso Alessandro che disse perché non è che ci sono alberghi
il 29 dicembre del 1908 non c'erano alberghi Magicamente tutti aperti. chiusi, no. Più chiusi, crollati più che chiusi. Quindi più che chiusi, aperti, anche troppo aperti. Vennero a dormire qua. Perché lui stesso, Alessandro, disse: no, no, andiamo, venite a dormire da mio nipote, che sarà ben lieto di ospitarvi. Infatti deve essere stato molto impatto la prima volta che l'ha sentito, immagino. Anche in Sì, età più avanzata. ecco, questo per esempio è una storia che io, è una di quelle che socchiudo gli occhi e mi sembra di averla vissuta, perché poi me la sono fatta raccontare migliaia di volte da mio nonno, il quale magari cambiava qualche parola, però il fatto rimaneva sempre questo. E fu così che mio nonno, non avendo più parenti a Messina, perché i parenti dal lato Cianciafara morirono tutti, andò a vivere a Palermo dai parenti della madre, che per l'appunto, perché i Filangeri per l'appunto erano palermitani, e andò a vivere con il nonno materno a Palermo. Molto, molto cruda come storia. E lei poi l'ha riportata anche per iscritto. Sì, l'ho raccontata perché meritava, secondo me, di No, essere certo, raccontata assolutamente, ma questa infatti storia. una testimonianza così importante. Anche perché, vedi Claudio, sul terremoto di Messina sono stati versati ettolitri di inchiostro e sono stati occupati ettari di carta. Però erano quasi tutte narrazioni di chi era arrivato dopo. Poche sono le storie di chi invece era là quando ci fu il terremoto, sia perché la stragrande maggioranza è morta, sia perché non è detto che fra i sopravvissuti ci fossero molti in grado di cogliere questi aspetti e poi di trasferirli ai successori. Quindi è una storia vissuta da chi quei momenti veramente. li ha visti da testimone. E ha avuto più o meno la lucidità, poi capirai, la lucidità nel momento esatto in cui succede, deve esserci un certo scuotimento, però poi a posteriori ha avuto la lucidità di raccontarli, di tramandarli. Ma non solo, guarda, ha fatto di più, perché lui aveva da poco ricevuto una macchina fotografica, passione che l'ha coinvolto per tutta la vita. E non dico il 29, ma forse già dal 30, cominciò a muoversi nella Messina distrutta, raccogliendo una serie di fotografie sull'astra addirittura, pensa, nemmeno su Sì. pellicola, che poi io ho trovato in un fondo di cassetto perché le ha fatte, le ha messe da parte, non le aveva mai mostrate, della Messina all'indomani del terremoto. E io ne ho fatto una selezione privilegiando quelle con un contenuto antropologico più che le macerie, dove, non lo so, si vede la madre che fugge con il bambino in braccia gridando, che ricorda un po' l'urlo di Hug, per un verso, oppure per altro verso non so se sono carabinieri o soldati, forse sono soldati, che puntano la pistola alla tempia di uno sciacallo, perché come voi pensate, tagliavano le dita per rubare gli Per rubare areni, gli anelli. Sì. non è che andavano tanto per il sottile. E così l'ho raccolto e l'ho pubblicato in un volume già vecchio di alcuni anni, di un editore che ora non esiste più, quindi penso che sia molto difficile trovarlo. Altre Dopo, storie? beh, effettivamente sì, perché lei, ora lo puntualizziamo, ha anche al suo seguito vari libri a suo nome, Ma oltre a. guarda, c'è questo che si chiama L'attimo della vita, perché io ho sempre pensato che in quei pochi secondi all'alba del 1908 ci sia concentrata tutta la vita di mio nonno.
sia quella precedente che lui vedeva in maniera passionale per l'attaccamento alla madre, per la perdita della famiglia, delle cose care, eccetera, sia tutta quella dopo, perché ogni gesto di mio nonno, a mio avviso, è rimasto fortemente condizionato da questo trauma, perché le ferite non solo nel corpo, ma anche nella psiche, si rimarginano col tempo, però la cicatrice resta. Tempus omnia medetur, diceva Esatto. qualcuno. La cicatrice resta. E da lì c'è stato comunque un punto di svolta per la vostra famiglia, perché se non fosse successo tutto questo non ci sarebbe No, sarebbe cambiato tutto. lo spostamento a Palermo e... Lo spostamento a Palermo, il matrimonio di mio nonno pure, perché quando mio nonno andò a vivere con suo nonno a Palermo, fu accolto in maniera molto affettuosa, forse già affettuosa è poco, dalle zie, le sorelle della madre, la quale con buona probabilità avrebbero avuto lo stesso afflato nei confronti di questo nipote, ma il fatto che fosse rimasto orfano di più le spingeva a mostrarsi prodighe di affetto. Le sorelle della mia bisnonna erano Beatrice, la più grande, che sposò Giulio Tomasi e quindi la madre di Giuseppe Tomasi, la seconda Teresa, che sposò Giuseppe Piccolo di Calanovella e quindi la madre del poeta Lucio Piccolo, la terza per l'appunto Nicoletta che sposò Cianciafera, e poi c'era un'altra sorella, la più piccola, Giulia, alla quale mio nonno si legò particolarmente, forse perché era più piccola, quindi era anche più facile. Il dialogo era anche più facile. Giulia era dama di corte e fra l'altro era particolarmente vicina alla regina Elena. Tanto vicina alla regina Elena che Giulia battezzò Umberto, l'ultimo re d'Italia. Fu tenuto a battesimo da Giulia per l'appunto. Ecco, una volta, 1 o 2 anni dopo, mio nonno avrà avuto circa 18 anni, ci fu un ricevimento al Quirinale. E così Giulia pensò, anche per farlo svagare, di portare con sé il nipote a questo ricevimento al Quirinale. Per questo stesso ricevimento al Quirinale, dove mio nonno fu portato da Giulia, era presente il conte Danieli, Gualtiero Danieli, perché era sottosegretario di Stato e quindi con buona probabilità fu invitato tutto il governo e quindi anche lui. Ecco, il conte Danieli portò la figlia, che si chiamava allora ancora Maria Antonietta, poi crescendo Antonietta diventò Antonia, come è più naturale che sia, no? I due si sono conosciuti, si sono piaciuti, di lì a poco si sono fidanzati e poi si sono sposati. Quindi per il tramite della zia Giulia mio nonno conobbe mia nonna, che non era siciliana, era bergamasca. Bene, e ho sentito prima che lei ha citato Tomasi, la famiglia Tomasi, perché Sì. ricordiamolo all'audience che il professore è cugino di Giuseppe Tomasi di Mio Lampedusa. nonno cugino in primo grado perché figli di sorelle, Sì, mia madre in secondo e io in terzo. lei in terzo grado, Mm. autore del Gattopardo, che in che rapporti stava, Ma lo so. ti dirò, il rapporto di mio nonno Sì, era per questioni anagrafiche più stretto con i cugini Piccolo che non con i cugini Tomasi, perché i Piccolo erano 3, il grande Casimiro, quasi coetaneo di mio nonno, l'altra Giovanna e l'ultimo, il più piccolo, Lucio. Ora, è ben logico che da ragazzi, quando uno ha 10 anni, va a cercare il cuginetto che ne ha 9 o 11, più difficilmente quello che ne ha uno,
o due, non saprebbe cosa farci con questo. Siccome sia Lucio Piccolo che Giuseppe Tomasi avevano 7-8 anni meno di mio nonno inevitabilmente legò più con Casimiro che con Non c'è questi stato cugini modo più piccoli. proprio. No, si sono frequentati poi da adulti, però non c'è mai stato Un quel legame. legame profondo come con Casimiro, perché quando mio nonno cominciò a frequentare Giuseppe Tomasi, mio nonno aveva, che so, metti tu 17 anni e Giuseppe Tomasi 7-8, quindi già era diversa una frequentazione Certo. intima. Poi dopo, crescendo, quando gli anni diventano 50 o 50 o 43, cambia poco. Sì, la differenza è Ecco, assottiglia. si assottiglia, poi quando si arriva a 80, 80-73 è marginale. Però c'era erano molto uniti tutti questi cugini, che erano 9 i cugini. Uno Cianciafara, uno Tomasi, 3 Piccolo, e poi c'erano 2 figli di Alessandro. E poi i figli di Giulia erano 2 figlie. Con queste invece mio nonno era pure molto, molto legato. Avevano stabilito un legame più forte. Un legame anche perché abitavano vicino, mia mamma legò molto con questa cugina e quindi ci fu un rapporto più stretto. Tu che vuoi? Qua non sei invitato. Invece, discostandoci un po' dalla storia della sua famiglia, vorrei parlare di questo luogo che oggi ci sta ospitando. Ma vedi, questo luogo ha subito una trasformazione profonda quando, dopo il matrimonio, la mia bisnonna, che come ho già ricordato altre volte nel corso di questo nostro incontro, si chiamava Nicoletta, detta Lina, quando Nicoletta, dopo il matrimonio, si spostò a Messina perché seguì la dimora del marito. Quando venne qua, subito a valle, dove noi ora possiamo facilmente guardare, subito a valle della nostra postazione, c'era un agrumeto, che fra l'altro, guarda caso, l'agrumeto in siciliano si chiama iardino. Mhm. C'era un agrumeto ed era logico perché nella struttura mentale dei Cianciafara la terra serviva per produrre. Invece Nicoletta veniva dall'aristocrazia palermitana, dove la villa, pensiamo alle ville di Bagheria, no? Sì, Villa Palagoria, una sì, fra sì, ci tutte. sono stato recentemente. Esatto, ma ce ne sono tante. La villa non era concepita per produrre, era concepita per il diletto. Mhm. Si andava nella villa, si stava là, eh, ci si godeva il fresco d'estate, le passeggiate in primavera, anche perché, come voi ben sapete, l'aristocrazia palermitana in particolare eh, viveva nel, direi quasi la fissazione, la frenesia, la malattia del mostrare la propria opulenza, il proprio potere, la propria ricchezza. Uno fra tutti, basti pensare al salone di Palazzo Valguarnera, poi Ganci, ripreso nelle scene del ballo del Gattopardo. No? Mhm. Sì. Questi erano i saloni palermitani, laccati in oro zecchino, non è che erano dipinti. E quindi erano casati che molto spesso nel corso dell'intera esistenza non erano mai stati nei propri feudi, cioè c'erano feudi dove non andate mai,
nascevano, vivevano e morivano e non c'erano mai stati. Devo dire la verità, è che in un feudo che ha avuto in eredità dalla madre, a Tudia, non lontano da Caltanissetta, anche mio nonno è stato una volta nella vita che durò 90 anni, quindi questa era prassi diffusa. Ecco che frutto di quell'approccio alle cose della vita, quando venne qua la mia bisnonna volle trasformare l'agrumeto in questo giardino che voi ora vedete, almeno come taglio fondamentale, perché poi Varie trasformazioni durante gli anni. la trasformazione più profonda è avvenuta nell'agosto del 43, perché nell'agosto del 43, dopo essere sbarcate ad Augusta, arrivarono a Messina gli inglesi. Inglesi che sono arrivati a Messina prima degli americani di Patton. Sì. Prima sono arrivati gli inglesi con Montgomery, anzi, e impiantarono qua un campo militare. Anzi, c'è una fotografia di Montgomery con mia madre fatta qua sotto, dove siamo noi ora. Nacque anche un'affinità, un'empatia, ecco, fra gli ufficiali inglesi e mia madre e i suoi genitori per altro verso, perché mia madre non ha studiato in Italia, ha studiato in Inghilterra. Quindi parlava l'inglese meglio dell'italiano, perché quando uno parte a 10-12 anni per l'Inghilterra e torna a 18, parla inglese, no? E così quando gli inglesi sono arrivati non si aspettavano di trovare un ambiente anglofono, ma non solo anglofono, perché anche mio nonno parlava l'inglese, mia nonna meno, perché aveva studiato in un convento di monache cattoliche tedesche in Svizzera, quindi parlava il tedesco. Anche perché qui c'erano riviste tedesche, inglesi, libri inglesi, quindi non si aspettavano gli ufficiali inglesi di trovare un remoto angolo d'Inghilterra alla periferia di Messina. E ci sono anche fotografie di mia madre a cavallo qua lungo la strada che ora si chiama via dell'Anno Santo, di mia madre a cavallo con un ufficiale inglese e per l'appunto dello stesso Montgomery fatta qui dove ora noi siamo. Quella fu una trasformazione perché non è che ci andavano troppo leggeri, quindi poi dopo si sarebbe dovuto mettere mano a sistemare, solo che nel frattempo nel 54 mi pare mia nonna morì e da quando morì mio nonno si è disinteressato completamente di questo bene. Fui io quando l'ho ereditato, ma per la verità già da prima mia madre aveva destinato e quindi mi ero cominciato a occupare prima ancora di entrarne in possesso. Fui io, grazie ai ricordi miei personali, alimentati e supportati da quelli di mio nonno, dalla moltitudine di fotografie che c'erano, a restaurare un po' tutto e il giardino in particolare. Anche poi ad ospitare vari eventi culturali e rinnovarla anche su questo Esatto, punto di questo vista per la verità ormai va avanti da anni. da più tempo di quanto possiamo immaginare. Da almeno 15 anni, forse di più, forse 20, che qua quando si può si organizzano eventi di varia natura. Ce n'è stato uno il 14, domenica, Mhm. e ce ne sarà un altro domenica prossima, il 21. Poi a luglio verrà qua a suonare una persona che voi conoscete, certamente, Giampiero Terranova, Sì, sì, che sì, suona sì, uno sì. strumento
che non conoscevo, inventato da uno svizzero, e verrà qua a fare un concerto con questo strumento a luglio. Quindi vari eventi durante la stagione estiva ci saranno. Sì, oltre... penso di farne ancora, io non lo so, perché il 4 per esempio forse vengono qua, forse perché fino all'ultimo c'è qualche incertezza, forse vengono a suonare le allieve, perché sono quasi tutte femminucce, le allieve del museo, della scuola, del liceo musicale Ainis, Sì. che suonano l'arpa, che è uno strumento particolarmente delicato, l'arpa. È no? molto, No, anche un po' no, ingombrante non è come da la gran portare. cassa, no. No. E insomma, vediamo.